Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Se siete rimasti con me fino a qui, vi ringrazio. Questo video vorrei dedicarlo, insieme ad altri 3 o 4 che pubblicherò in futuro, ad un excursus sui primi 2. Dunque, perché vi ho parlato del 480 a.C.? Per mostrarvi, più e prima ancora che spiegarvi, l'utilità delle materie umanistiche. Avete notato come le vicende di varie potenze e personaggi si intreccino a vicenda? Avete notato quali conseguenze possa avere una vittoria o una sconfitta all'interno non solo di una guerra, ma della storia stessa? Ecco, la storia tante volte, per motivi pratici e purtroppo non sempre evitabili, viene insegnata come una serie di episodi, di fatti, di avvenimenti, con elenchi di nomi e di date che francamente sono piuttosto noiosi da ricordare. Per questo e altri motivi, così come la storia, anche le altre materie umanistiche spesso non sono apprezzate. Appaiono cioè inutili, erudite, puramente accademiche, utili solamente a sbrodolarsi addosso quanto si è dotti riguardo, che so, ai più insignificanti dettagli sulla vita aristocratica nelle ville di campagna. E se non ci credete, leggete Cicerone, senza magari rendersi conto che quei dettagli si inseriscono in un mondo romano che, pur cercando di mascherarlo, diventa sempre più ellenizzato, fino a sfociare nel fenomeno dei grandi generali del primo a.C. e poi nell'impero. La storia infatti non è un elenco di dati, quanto piuttosto la vita e le scelte delle persone che la fanno, i loro rapporti reciproci o il loro carattere. Per questo motivo non andrebbe mai studiata per settori, prima questo popolo, poi quest'altro, questa cultura, eccetera, perché così si perde di vista il quadro generale che è molto, molto più importante. Vediamo ora qualche considerazione sul mondo greco e orientale. Se voi studiate la seconda guerra persiana, spesso vi limitate a vedere un conflitto tra un tracotante impero e l'incerta coalizione di alcune città greche che non avevano voluto arrendersi. Questo senza magari rendervi conto di quanto fosse guidata da 2 città che si vedevano come il fumo negli occhi e che 50 anni dopo finiranno per combattere tra di loro una guerra che durerà 30 anni, la guerra del Peloponneso, una guerra che porrà fine alla gloria di Atene e che costituirà in sostanza l'ultimo colpo di coda di una Grecia ormai indebolita, prima del dominio macedone e romano. Una sorta di prodromo, quindi, guardando all'insieme, di ultima fiammata d'orgoglio. Ma per altri versi, stringendo la prospettiva, non si trattò di nient'altro che di una temporanea unione di intenti per sbarazzarsi di un tizio, Serse, che voleva impedire ai greci di continuare seraficamente a ammazzarsi fra di loro, come poi peraltro avrebbero ripreso a fare. Greci che, contrariamente all'odiato nemico persiano, non avevano neanche un esercito professionale vero e proprio, ma si basavano sul servizio di leva, per quanto riguarda Atene, e su un più preparato, sebbene sempre più esiguo numero di cittadini, per Sparta. Greci che continuarono a fornire mercenari proprio ai persiani per diverso tempo dopo il conflitto del 480, anche famosamente in quello stesso secolo, 70 anni dopo, nel 401 a.C., quando avverrà la spedizione dei 10.000, l'Anabasi, raccontata da Senofonte. E allora lo scontro di culture di cui avevo parlato? Bene, si può analizzarla anche così, e in questo caso la cultura si manifesta nel diverso tipo di percezione della politica e del suo legame con la religione. In Grecia, come nell'Occidente in genere, nessuno ha mai amato essere governato da una sola persona, e qualunque governo ci fosse stato, mai, neanche durante i maggiori accentramenti di potere dell'impero romano, che pure conservava un senato, o fosse solo pro forma, nessuno è mai stato considerato un dio o un suo rappresentante in terra. Anche l'apoteosi degli imperatori defunti aveva un significato attenuato, che con il tempo ha perso tutte le sue prerogative religiose.
Ci sono stati dei re, soprattutto tra i barbari, ma il loro potere era bilanciato dalle assemblee del popolo o dall'aristocrazia militare. Le stesse tribù si unificavano con l'elezione di un capo solamente quando un nemico comune lo esigeva. Nell'Italia preromana dovettero esistere diversi re sacerdoti. Un caso particolare è quello etrusco di Tarquinia, che l'archeologia data agli inizi del VII secolo a.C. In un'epoca così antica, tuttavia, gli dei etruschi, così come pure quelli romani, che dalla religione etrusca presero tantissimo, stavano solo cominciando ad essere antropomorfizzati, cioè ad avere un aspetto umano, influenzati dai greci, a loro volta influenzati dalla religione mesopotamica. Quindi non è possibile che un re sacerdote venisse identificato con un dio che non aveva neanche un aspetto umano. Se invece vogliamo considerare i tiranni siciliani, dobbiamo tenere in conto che erano costantemente immersi in un contesto assai turbolento, sempre a rischio di congiura, e che tendenzialmente c'era sempre un partito oligarchico pronto a prenderne il posto. Per l'Oriente invece le cose sono un po' diverse. Già da un millennio ai tempi esistevano sovrani assoluti, identificati o rappresentanti di un dio. Gli stessi generali macedoni che si divisero l'impero di Alessandro Magno finirono, come Alessandro stesso, per divinizzarsi ancora in vita, o comunque essere oggetto di un culto una volta assestato il loro potere. A completare il quadro c'è, da un lato, il comportamento delle città orientali durante l'impero romano, che si dimostrarono prodighe di finanziamenti privati volti alla loro monumentalizzazione, in segno di lealtà e quasi di sudditanza, un fenomeno praticamente sconosciuto in Occidente. Dall'altro, il cesaropapismo, ossia la subordinazione della religione alla politica, un fenomeno che nasce con l'impero romano d'Oriente. Certo, l'impero romano d'Oriente prima e bizantino poi erano cristiani, quindi l'imperatore non poteva diventare un dio, né in vita né in morte. Purtuttavia, questi tornò ad acquisire prerogative religiose non più solo rappresentative, come per la carica occidentale di Pontefice Massimo, riavvicinandosi così a cariche monarchiche orientali molto più antiche. Infine, 2 appunti sul mondo occidentale. La battaglia di Imera non viene spesso nemmeno affrontata, o comunque viene presto dimenticata in favore di argomenti più pressanti come la tirannide di Dionisio I o le guerre puniche. Eppure quella battaglia, i secoli di tirannide, le molte morti, le vittorie, le sconfitte, i sacrifici, sono tutti parte di un quadro che porterà all'espansione di Roma e infine all'occupazione della Sicilia. Una Sicilia in cui, badate bene, Siracusa rimarrà l'ultimo bastione della grecità libera, prima di essere anch'essa annessa dopo aver fatto l'errore di schierarsi coi cartaginesi. Sembra quasi fatto apposta. Vedete quindi per questi video che poche conoscenze su un singolo anno dell'antichità, e badate, sono davvero poche quelle che vi ho raccontato, possono gettare luce sul nostro passato e giustificare la nostra intera cultura, la nostra stessa esistenza. Le materie umanistiche servono proprio a questo, a capire l'umano, ma poiché siamo noi stessi, oggi esseri umani, servono anche a capire quanto succede e ci succede oggi. Quel Molon Labe, quel rifiuto della cultura occidentale così interpretato, che anche non fosse mai stato realmente pronunciato a voce e fu comunque espresso con le armi, è stato l'inizio di un percorso divergente che ha condotto alle mentalità differenti del nostro Occidente e del nostro Oriente. Sono proprio queste mentalità, create da esperienze diverse, che spiegano i diversi usi, costumi, leggi, i tipi di governo. Oggi il mondo è un po' più grande che nel V secolo a.C. Un popolo, una cultura non si manifestano più tra 2 fiumi, in un territorio di poche decine di chilometri quadrati, quanto piuttosto in un intero continente. Siamo globalizzati, interconnessi, si verificano nuovi processi di acculturazione e di progresso reciproco, eppure alcune differenze permangono, radicate nei millenni.
differenze a volte da superare, ma che la storia contribuisce a comprendere e spiegare. Forse quindi vale la pena di studiarle queste strane scimmie pelate e le loro usanze, così da poterle capire, e la comprensione è sempre il primo passo verso ogni soluzione. Qui concludo, vi saluto e alla prossima. Io sono Roberto e questo è Curiositas.